caffè caldo perché oggi la temperatura è al momento 6 gradi e fa abbastanza freschino. Buongiorno caprette e caproni, mi trovo a Nave, provincia di Brescia. Oggi si correrà il Interessanti Trail sul Parco delle Colline Bresciane. Il percorso che ho scelto oggi si chiama l'Eremitica, di 47 km, 2900 metri di dislivello. 47 km, 2900 metri di dislivello, avete modo di sfogare i vostri cavalli su questi meravigliosi percorsi. 5, 4, 3, 2, 1, via! A combattere per la libertà! Partenza ore 8, 1,5 km su bitume pianeggiante e poi inizia la salita abbastanza ripida che per 1,5 km mi porterà a quota 580 per poi scendere fino al primo santo di questo trail, la chiesetta di Sant'Antonio Abate, dove mi attenderà il primo dei 6 ristori. Come spesso capita in queste gare, si crea un po' di fila indiana nei primi single track del percorso, ma non siamo tantissimi, 150, e quindi si procede senza stop anche se lentamente. Dopo 4,5 km circa dalla partenza, eccomi giunto alla chiesa di Sant'Antonio Abate col primo ristoro di Soli Liquidi. Mi attenderà ora una lunga salita di circa 4 km che mi porterà a superare quota 1000, seguendo una cresta che prima porta al Monte Forche e poi al Monte Fight. Questa seconda salita comincio a capire che oggi non sono proprio in giornata. Le gambe sono già imballate e non sono passati nemmeno 10 km. Me ne attendono ancora una quarantina. Spero sia solo un momento di crisi passeggera, ma intanto non riesco a stare in scia dei runners che mi superano. Nonostante l'affanno, mi godo la camminata su questa splendida cresta. Giunto ad altitudine 1010 metri, scenderò giù al santuario della Madonna delle Fontane e poi alla chiesa del secondo santo, San Rocco. Proseguirò per sentiero ondulato sino al ristoro Valbertone, il tutto in 6 km. Il sentiero spesso si fa molto stretto e in certi punti faccio fatica ad appoggiare le mie scarpe taglia 46. Le Yokohama Fate oggi le sento molto bene ai piedi, mi trasmettono sicurezza nonostante il dolore alla caviglia che come sempre si fa sentire nelle lunghe discese. Ogni tanto mi passano degli atleti che a questo punto non provo nemmeno a tentare di seguirli perché non sono proprio in condizione. Il tracciato è ben segnalato, i volontari, ci sono tanti alpini, si trovano ovunque sia necessario. Mai rischiato di perdermi nonostante i lunghi tratti in solitaria.
Dopo 14 km e mezzo, 1000 metri di dislivello positivo, 2 ore e 20 minuti di camminata, eccomi arrivato al primo ristoro completo, che è anche il primo cancello della gara. Mi ricarico le borracce, non mangio niente perché mi sto alimentando con le mie barrette ai gel. Si va ora al Monte Gabbia e al Passo del Cavallo, poi una bella salita tosta che raggiungerà i 1150 metri del Monte Doppo, dopodiché sarò arrivato al terzo ma non ultimo eremo, quello di San Giorgio. Cerco di mettermi in scia di questa ragazza che mi ha appena raggiunto, ma ancora fatico. Comincio ad avvertire un po' di nausea, sino ad ora ho mangiato un paio di barrette e 3 datteri. Ho anche 3 pastiglie di aminoacidi ramificati che assumerò da metà gara ogni ora e mezza circa. A questo ristoro ricarico borracce e mangio una fetta di crostata. Ci sono dei formaggi che hanno un bel aspetto, ma non vorrei che mi creino un effetto indesiderato. Ancora una bella cresta che mi godo nonostante la sofferenza. Sulla mia destra si scorge Lumezzane. La giornata è ottima, non fa caldo al sole perché tira una bella brezza. Sui 1080 metri del Monte Doppo supero i 1800 metri di dislivello positivo. Lasciato l'eremo di San Giorgio, procederò per tratto ondulato per poi affrontare la salita del Monte Conche, 1150 metri, punto più alto di questo trail. Uso i bastoncini anche in discesa, così riesco a scendere decontratto e quando le gambe sono stanche aiutano molto. Bisogna certamente fare molta pratica perché non è semplicissimo, ci vuole ritmo. La fatica di questa breve ma tosta salita è ben ripagata dalla vista, come sempre accade in queste gare.
Sono anche queste le ragioni che mi fanno amare questo sport. A questo ristoro mangio ancora una fetta di crostata, ma ho ancora lo stomaco sottosopra. No, non so, ci puoi mettere. Ultime due salite toste. La prima mi porterà al Dosso Valero e la seconda al Monte Palosso. Non sono lunghe, ma a questo punto della gara si faranno molto sentire. Sono a metà gara, il grosso è fatto, mancano ancora 3 salite e circa 22 km. Vado avanti. Non sto benissimo, ma male che vada camminerò, ma arriverò al traguardo. Non riesco a mangiare niente. Il ristoro più bello di tutte le gare del mondo è qui, gli Alpini di Concesio. Ah, che ci riprende. Grazie, ciao. Ciao. Il tratto che mi attende ora non sembra molto impegnativo, sentiero ondulato con salita che sembra corribile, se avessi ancora le gambe. Poi ristoro finale e ultimo eremo, quello di Sant'Onofrio. È da un bel po' di tempo che mi ritrovo solo, nessuno mi supera, ma nemmeno davanti ci sono runners in vista. Riprendo però a corricchiare con costanza. Pensavo di farmi gli ultimi 20 km camminando, invece continuo in una corsa, stanca ma incessante. Nell'ultima salita finalmente mi raggiunge e mi passa una ragazza a passo spedito. Riesco così a farmi trainare sino all'ultimo ristoro, che passo via però senza fermarmi. Dopo l'ultimo eremo di questo trail è l'ora della discesa finale. 7 km al traguardo dell'Eremitica. Il dislivello accumulato è 1950 metri. Oh, E come al solito la discesa si fa sentire bene. Ho dolori dappertutto ma scivolo giù senza pensarci troppo. D'altronde chi sceglie questo sport sa a cosa va incontro.
Non è il primo trail che finisco così, ci si fa il callo. Brutta sta discesa. Le gambe distrutte poi. Ciao. 49. Osvaldo Lanata. Complimenti Osvaldo. Premio da finish anche per te. Quello era 18. Cosa? Quello è sì, inizio che do anche non recuperano. Bravo, complimenti. Poi che bello! Viene utile per voi. Bravo, complimenti. Qui facciamo ristoro, quindi Meglio un calice di birra, per metterci la birra ovviamente, o una medaglia, ma io preferisco questo. Meglio una medaglia o un bel bicchiere per la birra, vuoto, però prevedo di riempirlo più presto. Giudizio a caldo della gara. Ho le gambe devastate, non me l'aspettavo così dura, probabilmente il mio grado di allenamento non è così avanzato, pensavo invece che fossi già bello allenato, invece no. Per questo tipo di gare, 2950 metri di dislivello, bello in piedi, evidentemente non sono ancora allenato. Va bene, dai, ci rifaremo alla prossima. Ale.